Buongiorno e ben trovati. In molti, come sospettavo, mi avete chiesto di fare un approfondimento sull'indice RHPE, di cui ho parlato brevemente nello scorso video, per cui ho fatto un po' di ricerche e vi ho portato un pochino di informazioni, in modo da avere un quadro un pochino più completo. Per cui mettetevi comodi e fra un attimo entriamo nel mondo della dottoressa Dyson. Chi è la dottoressa Dyson? La dottoressa Dyson è praticamente un veterinario che per passione è anche cavaliere, lo è stato almeno perché adesso comincia a avere una certa età, e è una professionista, è una veterinaria specializzata in ortopedia che ha più o meno 40 anni di esperienza alle spalle. Ha lavorato anche con allenatori olimpionici come Bruce Davison per alcuni anni. Ha lavorato per oltre 40 anni come veterinario pubblicando, ascoltate bene, più di 370 ricerche. Uno dei punti saldi della narrazione della dottoressa Dyson è che in ogni occasione no, ma nella stragrande maggioranza delle occasioni in cui ci sono dei comportamenti anomali da parte del cavallo, come impennate, sgroppate, ma anche cose molto più semplici, diciamo, e che gli viene attribuito solitamente meno peso, no? Come di procedere con una frequenza del trotto troppo alta, oppure mandare indietro le orecchie per un bel po' di tempo. Ecco, queste qui sono cose che per la dottoressa Dyson sono spesso e volentieri riconducibili a dei problemi o comunque a un malessere muscoloscheletrico. Da questa è nata l'idea di produrre un protocollo di osservazione, perché alla fine si tratta di osservazione del cavallo, e questo protocollo prevede l'osservazione di 24 punti. Ok? 24 comportamenti, chiamiamoli così. All'interno di questi 24 comportamenti c'è la fatidica soglia in cui si entra in un problema che potrebbe essere da attribuire appunto a un problema muscoloscheletrico. Questa soglia di 8 comportamenti rilevati determina se si entra in un campo in cui il cavallo può avere dei problemi muscoloscheletrici oppure no. Chiaramente questa osservazione specifica, fra l'altro mi sono letto un sacco di ricerche, perché ci sono anche ricerche di suoi pari, quindi di suoi colleghi, che hanno utilizzato e testato questo sistema, e mi sono visto anche alcune interviste che ha rilasciato nell'arco degli anni. La cosa interessante che lei sostiene è appunto che non deve essere preso come oro colato quello che viene fuori da questa analisi. Lei sostiene che questi 24 punti, che poi andiamo a vedere più avanti nel video, sono da considerarsi quantomeno una media, cioè sostiene che la cosa migliore è sempre fare più sessioni di osservazione, meglio se fatte da osservatori anche diversi, chiaramente formati tutti e più o meno tutti allo stesso livello di capacità di osservare il cavallo. Fra l'altro lei ha fatto anche dei test, no? Nell'arco degli anni ha fatto anche dei corsi, no? Di preparazione per acutizzare la capacità di osservare il cavallo in una maniera corretta, e ha fatto dei test all'interno di questi corsi mettendo insieme dei gruppi di veterinari con gruppi invece di non veterinari, quindi di proprietari, di addestratori, di allenatori, eccetera, e ha verificato che spiegando per bene le cose, facendogli fare un po' di test, correggendo poi le osservazioni che venivano fatte, tutti erano in grado di osservare questi comportamenti. Quindi non sono cose che bisogna essere un veterinario per vederle, bisogna essere un buon osservatore, chiaramente con un allenamento alle spalle, perché più, come dice lei, appunto, più si guarda e più si riesce a migliorare la nostra capacità di osservazione e di verifica di questi punti. Poi li andiamo a vedere, alcuni di questi sono veramente molto semplici da verificare. Però tornando a monte, giustamente lei dice dobbiamo fare una media, di solito questa media si basa su 3 osservazioni, ok? Ma possono essere anche di più ovviamente, o comunque magari fatte da più osservatori, quindi la solita sessione però fatta magari da 2 o 3 osservatori,
e quindi si va per ciascun punto a fare una media, no? Magari uno ne ha visti 8, l'altro ne ha visti 6, l'altro ne ha visti 2, insomma viene fatta una media. Il fatto qual è? È che quello che ha visto lei, almeno negli Stati Uniti, è che nonostante che sia un metodo che è stato verificato in molte circostanze, c'è un pochino di resistenza all'utilizzo di questo sistema, soprattutto in ambiti come quello dell'addestramento e dell'allenamento. E a detta sua, parlando appunto con allenatori e addestratori, lei si trova negli Stati Uniti, però io credo che il motivo sia lo stesso anche qua in Europa. Il motivo per cui questi allenatori e addestratori sono un pochino resti a utilizzare questo metodo è perché fondamentalmente si danno un po' la zappa sui piedi, nel senso che siccome è facile che venga fuori che ha un valore di questo RHPE superiore a 8, cioè facile, non è che è facile, però all'interno della sua preparazione può accadere, e chiaramente cosa succede? Che se accade l'addestratore può perdere il lavoro. Vi spiego meglio. Se io ho un cavallo in addestramento e questo cavallo in addestramento a un certo punto mi evidenzia alcune caratteristiche e io le segnalo, questo cavallo come minimo ha bisogno di essere analizzato meglio da degli specialisti, deve essere fatto delle verifiche da dei veterinari, deve essere fatti dei blocchi per vedere se ci sono dei dolori da qualche parte, deve essere trattato da un osteopata, deve essere visto da chiunque, ok? E io nel frattempo magari non posso lavorarci e quindi non vengo pagato per il mio lavoro. Quindi tutto sommato alla fine si riconduce sempre a un discorso economico. E quindi diceva appunto la dottoressa Dyson, c'è un pochino di resistenza, no? A fidarsi di questo sistema. Si preferisce fare come si è sempre fatto, no? Magari ignorare finché si può ignorare, oppure poi arrivare al punto in cui non si può ignorare più perché magari il cavallo ha iniziato a avere dei comportamenti o estremamente pericolosi oppure estremamente complessi da gestire all'interno di un addestramento o all'interno di un allenamento. Ricordate che sono due cose un po' diverse, addestramento e allenamento, e quindi a quel punto lì si va a chiamare qualche specialista che magari interviene e fa tutte le cose che deve fare. Dov'è che può essere estremamente utile l'utilizzo di questo indice? Fondamentalmente in 4 aree. Nella valutazione del benessere del cavallo, perché ovviamente a questa maniera ci permette di valutare in maniera precoce se si stanno verificando delle condizioni per cui il cavallo può cominciare a stare male o sta già andando in una situazione in cui magari la cosa può diventare particolarmente invalidante per il cavallo stesso. La seconda area è quella della ottimizzazione delle prestazioni, perché chiaramente se io imparo a riconoscere questi segnali posso andare a modificare alcuni aspetti di quello che io sto facendo a livello di addestramento, a livello di allenamento o anche a livello delle attrezzature che sto usando, e di conseguenza vado a modificarle in funzione delle risposte che mi dà il cavallo, cercando di abbassare l'indice, e quindi vado verso un miglior benessere del cavallo. E solitamente benessere del cavallo significa anche maggiori prestazioni da un punto di vista atletico, da un punto di vista proprio anche di agonismo, sto parlando, ma non solo agonismo, anche proprio utilizzo nel lavoro. Un'altra area importante su cui è stato utilizzato l'indice e che potrebbe eventualmente portare dei grandi benefici a tutto quello che gira intorno al benessere del cavallo è anche nella parte delle ricerche scientifiche, perché attraverso delle ricerche scientifiche mirate, pensate alla sella per dire, si può andare a capire quali sono le cose che devono essere fatte per migliorare appunto un tipo di sella, facendo delle modifiche e riscontrando poi queste modifiche da un ritorno di questo indice che si dovrebbe abbassare. Quindi da quel punto di vista lì è un grande aiuto, no? Che può dare alla ricerca scientifica avere un parametro che è oggettivo e non soggettivo. E infine un altro aspetto è quello della formazione e dell'educazione di tutti quelli che i professionisti o comunque coloro che girano intorno al mondo del cavallo, in primis il proprietario stesso del cavallo, no? Avere la capacità di riconoscere se il nostro cavallo si muove bene, sta bene, o se ci dà dei piccoli segnali che c'è una situazione che sta degenerando, sarebbe fondamentale e importante un po' per tutti. Figuriamoci poi per coloro che invece ci lavorano, no? Nell'ambito ma non solo dell'allenamento e dell'addestramento, ma anche nell'ambito proprio del muovere il cavallo, del spostare il cavallo da un posto all'altro, di come lo vedi che si muove, e anche ovviamente dei professionisti.
Per quanto riguarda i professionisti, una cosa che mi ha particolarmente fatto riflettere, ma probabilmente mi ha fatto riflettere a me perché non ho una preparazione di veterinario, ma per i veterinari non è qualcosa di nuovo, è che il cavallo va sempre visto, secondo la dottoressa Dyson, non solo da terra ma anche da sella. Cioè nell'analisi delle zoppie non ci si può fermare solamente a una indagine alla mano, perché la dottoressa sostiene che le variabili che entrano in gioco al momento che si monta, e questo lo sappiamo tutti, sono tante e sono anche molto importanti e vanno dall'attrezzatura che noi utilizziamo, no? Capezza, imboccatura, redini, eccetera, eccetera, sella, e non solo, anche l'assetto, anche il nostro peso, anche quanto siamo bravi a muoversi in maniera armoniosa con il cavallo. Ecco, tutte queste cose fanno sì che il cavallo possa evidenziare molto meglio questi suoi disagi. Ecco perché l'indice RHPE solitamente viene utilizzato da sella, non da terra. Viene preso un cavallo, viene sellato, viene montato e viene visto muovere con il cavaliere sopra. Non che da terra non si riesca a vedere, è chiaro che se c'è una zoppia evidente si vede anche da terra, però ci sono delle piccole cose, ricordatevi che il cavallo maschera bene, per cui ci sono delle piccole cose che magari il cavallo riesce a mascherare in un contesto, ma riesce meno a mascherare in un altro contesto. Il cavallo ha un altissimo livello di sopportazione del dolore, ha una capacità di gestire e di abituarsi a certe situazioni incredibile, per cui magari siccome è una situazione che arriva da lontano, cioè che si è ripetuta per tanto tempo, lui si è adattato un po' a quel dolore e quindi ha trovato una soluzione, fa il passo più corto, irrigidisce un po' la schiena e quindi apparentemente non si vede niente, non abbiamo un'idea in quel momento lì che stia veramente zoppicando, però poi dopo quando andiamo in sella, anche se non vediamo proprio la zoppia come siamo abituati a vederla, abbiamo magari dei riscontri usando l'indice RHPE che ci dicano che c'è qualche cosa che non funziona. E sono state fatte proprio delle prove, tantissime prove, ora ve ne parlo di qualcheduna, in cui cavalli che apparentemente non erano zoppi da essere squalificati dalla gara, erano normali, sembravano in salute, avevano tutta una serie di disagi e poi andando a indagare meglio, utilizzando ad esempio i blocchi, non so se voi sapete cosa sono i blocchi sono delle anestesie localizzate, per esempio abbiamo il sospetto che il cavallo zoppichi perché ha il dolore in un certo punto della gamba, pastorale piuttosto che nodello, eccetera, eccetera, vengano fatte delle anestesie in quel posto lì e a quella maniera viene isolato un po' il problema, cioè se il cavallo va dritto vuol dire che il posto dove avevamo fatto l'anestesia, l'anestetico, era quello da cui si originava il problema. Detto male, mi raccomando, veterinari, perdonatemi, però è per fare capire, no? Si chiamano blocchi. Quindi il cavallo sembrava che stesse bene, visionato attraverso gli occhi dell'indice RHPE si era visto che invece non stava bene, la sommatoria dell'indice era superiore a 8, andando a indagare meglio veniva fuori che invece in realtà aveva dei problemi. Questo ha fatto sì che fosse un pochino accettato da tutta la comunità scientifica che questo indice è un indice a tutti gli effetti che funziona, chiaramente va preso sempre con il beneficio del dubbio, perché la dottoressa stessa dice, per esempio, all'interno dei 24 segnali, no, che noi dobbiamo catturare, ce ne sono alcuni che possono essere anche di difficile interpretazione. Lei fa l'esempio della sclera, no? La sclera è la parte bianca dell'occhio. Uno di questi è se il cavallo fa vedere la sclera per più di 8 secondi, va spuntato quell'indice lì. Però chiaramente se il cavallo ha già per natura la sclera molto evidente, diventa difficile per l'osservatore dare un punteggio, e lo stesso anche in altre situazioni. Per di più poi ci possono essere delle condizioni che sono dovute all'ambiente e non a una situazione, a una condizione di malessere da parte del cavallo. Una coda che si agita notevolmente potrebbe anche essere dovuto semplicemente al fatto che ci sono tanti insetti, per cui capite, no? Ci sono delle variabili che devono essere soppesate bene e che comunque ci danno un'idea. Vuol dire che se io ho una valutazione
sostanzialmente superiore a 8 in più osservazioni o da più osservatori, è facile che ci sia un problema, perché hanno verificato che laddove il problema non c'era, l'indice poteva dare un risultato, quindi non era magari 0 in un cavallo sano e perfetto, non era magari 0, magari era 1, magari era 2, però non era mai vicino a 8. Quindi una valutazione uguale o superiore a 8 indica che quasi sempre che c'è un problema. Poi ovviamente caso per caso va analizzato meglio, ma dovrebbe essere visto come un campanello d'allarme. Per verificare questa roba qua io vi parlo di alcune delle ricerche che hanno fatto, ma sono veramente interessanti perché hanno provato in tante occasioni a vedere se l'indice RHPE funzionava bene, e ci sono delle ricerche che hanno fatto, per esempio, ve ne dico 4. Una, per esempio, che ha esaminato 60 cavalli sportivi da scuola di equitazione, dimostrando una correlazione significativa tra i punteggi RHPE e la presenza di zoppia. In un'altra ricerca, che è stata fatta in Inghilterra, hanno analizzato ben 1010 partenze in eventi di British Eventing. British Eventing è un tipo di gara che viene fatta in Inghilterra, dove praticamente sono 3 gare, una di dressage, una di show jumping e una di cross country. Ecco, hanno preso in esame la gara di dressage, non lo so perché, forse perché era quella più facile da osservare. Immagino che nel cross country sia complicato, no? Perché comunque c'è uno che va a giro per i campi. Hanno visto che c'è stata una correlazione tra i punteggi RHPE e le penalità che venivano date nel dressage. Cavalli con punteggi RHPE elevati erano più propensi a mostrare segni di dolore oppure a ritirarsi dalle competizioni. Un altro studio è stato fatto documentando l'applicazione dell'indice RHPE su 150 cavalli che avevano una storia di scarsa prestazione, confrontando i punteggi prima e dopo l'anestesia diagnostica. L'anestesia diagnostica sarebbero i famosi blocchi di cui vi ho parlato prima. I risultati hanno mostrato una riduzione significativa dei punteggi RHPE dopo l'intervento, confermando la relazione tra comportamenti osservati e dolore muscoloscheletrico. Ed infine c'è un'ulteriore ricerca che è stata fatta proprio per verificare se l'indice funziona, quindi è stata fatta proprio una ricerca da altri colleghi della Dyson per verificare se l'indice è attendibile, e ovviamente tutte queste ricerche qui ve le lascio in descrizione, quindi poi dopo ve le andate a vedere per conto vostro, e è venuto fuori che in effetti ha dimostrato che la presenza di 8 o più segnali costituiscono una prova quasi certa che c'è una situazione di malessere da parte del cavallo. Ora, io vi dico la mia, poi dopo andiamo a vedere un attimo questi 24 punti. Quello che ho potuto constatare dalle ricerche che ho trovato è che comunque, diciamo, questo indice è acclamato come uno strumento che funziona. Poi, ovviamente, noi sappiamo bene che all'interno del cavallo ci sono 3 motori, come diciamo spesso, no? Nell'equitazione naturale ci sono 3 motori. Uno è un motore fisico, che è quello che noi vediamo tutti e che è quello che solitamente i veterinari prendono più in esame, ma poi ci sono altri 2 motori che non sono così ben visibili, che sono quello emotivo e quello mentale. Ricordo che sono 2 cose diverse, emotivo e mentale. È chiaro che quando c'è una situazione di un disagio fisico, gli altri 2 motori vengano in qualche maniera rallentati o manomessi. Devono girare tutti e 3 all'unisono questi 3 motori. Se uno di questi motori è guasto, si tira dietro anche gli altri 2 e guasta anche gli altri 2. Quello su cui si basa l'indice RHPE è l'osservazione del motore fisico. Questo cosa significa? Giustamente lo dice anche la dottoressa Dyson. Giustamente noi quello che vediamo è un disagio muscoloscheletrico. È chiaro che ci sono delle condizioni per cui noi osserviamo un indice, ma questo indice non è dovuto a un problema muscoloscheletrico. Lei in una delle interviste che ho guardato fa appunto l'esempio del cavallo in addestramento. Se io ho un cavallo in addestramento a cui sto insegnando un esercizio nuovo e lui trova tutta una serie di disagi a fare quel tipo di movimento o a comprendere quel tipo di manovra, è chiaro che in quel contesto ci possono essere dei momenti in cui questo indice mi farebbe sospettare per un malessere. Però lei dice giustamente che
se è una cosa dovuta solo a un disagio del cavallo o diciamo una difficoltà da parte dell'addestratore di far comprendere al cavallo come fare un certo tipo di esercizio, oppure appunto un disagio da parte del cavallo che deve imparare a fare un certo tipo di esercizio, deve imparare a mettersi in una certa posizione e quant'altro. Se è una cosa che riguarda solo quell'aspetto lì, nel giro di un paio di settimane va a sparire. L'indice RHPE si abbassa perché non c'è più la presenza di quel disagio, perché il cavallo nel frattempo ha imparato a muoversi, ha imparato a fare, si è addestrato su un certo tipo di movimento, ha preso coscienza e quindi si è rilassato e alcuni indici spariscono e quindi si ritorna sotto. Quindi è chiaro che va sempre tenuto di conto di tutti questi aspetti. Poi gli altri due motori, emotivo e mentale, ci influiscono tantissimo, per cui ci possono essere delle difficoltà che sono più di dominanza, ok? Che quindi mentali, che mi vanno a inquinare il motore fisico, per cui io vedo una situazione di malessere che non è dovuta a un aspetto fisico, ma è dovuta a un aspetto mentale, però quello lì sta un pochino anche alla nostra capacità di lettura del cavallo e di interpretazione del cavallo in base anche al suo carattere, di capire dove andare a parare. Quindi, come tutte le cose, è un indice di riferimento molto importante che a parer mio bisognerebbe che tutti imparassimo a usare, però non è che va preso come oro colato, che una volta che si legge una certa cosa è sicuramente quella, però è un allarme che dovrebbe quantomeno suonare nella nostra testa. Adesso con voi voglio andare a scorrere brevemente quelle che sono l'indice, non tutti, ora magari ne guardiamo alcuni, poi comunque vi lascio il link in descrizione al PDF, così ve lo potete andare a scaricare. C'è anche la versione che sto guardando io, è proprio una versione per cellulare, chiamiamola così, che è un PDF verticale in cui potete andarvelo a guardare con calma e dargli un'occhiata. Purtroppo è solo in inglese, però insomma diciamo c'è il disegno, c'è tutto, quindi non è proprio difficilissimo da comprendere. Andiamo a guardarlo insieme. Come vedete in questo caso abbiamo l'elemento dell'orecchio indietro, che come vedete in alto a sinistra devono rimanere per almeno più di 5 secondi. Poi andando avanti abbiamo l'occhio chiusi, ok? E anche questo qui devono rimanere da 2 a 5 secondi. Poi andando avanti abbiamo il bianco dell'occhio, quello che si diceva prima, la sclera. Poi abbiamo lo sguardo perso nel vuoto, anche qui però deve durare per più di 5 secondi. Poi abbiamo in questa condizione qui la bocca aperta per più di 10 secondi. La lingua fuori, si capisce bene dal disegno, la lingua fuori, il morso che esce fuori da una parte, cioè buttato fuori da una parte, quindi il cavallo che lo sposta lui da una parte. Ecco, questa cosa qua la dottoressa Dyson ha detto bisogna anche fare molta attenzione, perché è un indice da prendere in considerazione solo qualora l'imboccatura sia della misura giusta per la bocca del cavallo, perché laddove è più grande è ovvio che questo indice non può essere preso in considerazione. E poi ci sono degli altri segnali, come quelli che vengono chiamati body marker. I body marker sono per esempio in questo caso la testa che va in su e in giù, che si muove in alto e in basso. Poi abbiamo la testa che ruota su se stessa, quello che viene chiamato tilt, cioè questo movimento così. Ecco, qui per esempio fa riferimento all'angolo della testa, no? Che deve essere, non deve essere superiore a 35 gradi per più di 10 secondi. Ovviamente questo è un parametro che lei analizza in una situazione in cui il cavaliere sta montando il cavallo in contatto. La stessa cosa vale per sotto la verticale, che non deve stare per più di 10 secondi sotto la verticale. Poi qui è la testa che si muove di lato, ok? Quella di prima era ruotare, tilt, mentre questa è di lato. La coda che viene tenuta da un lato, ferma da un lato o dall'altro, oppure che viene tenuta schiacciata nel mezzo ai glutei, e più avanti troviamo invece la coda che viene mossa a mo' di frusta, e poi si entra nel conteggio degli step, no? Cioè qui per esempio dice che quando il trotto è un trotto frenetico che supera le 40 battute all'interno dei 15 secondi è un indice che deve essere segnalato.
E lo stesso vale anche se è minore, no? Cioè se è minore di 35 all'interno dei 15 secondi, anche in questo caso va segnalato come indice di riferimento. E via e via, adesso sono 24, non è che ve li sto a guardare tutti, ve li guardate con calma, però è per darvi un'idea che sono cose relativamente semplici, ovviamente non sono facili da determinare perché bisogna guardarlo un po' il cavallo, magari uno fa dei video poi se li riguarda con calma, però è un indice che secondo me, ecco, bisognerebbe un pochino imparare tutti a vedere queste cose, in primis ovviamente addestratori, allenatori e veterinari e anche osteopati, perché comunque è un indice di riferimento. Avere diciamo, un riferimento oggettivo, perché alla fine è un riferimento oggettivo, non è soggettivo, non è qualcosa che dipende da me o da te, ma è qualcosa che tutti possiamo vedere, ci dà una buona capacità di capire se c'è un problema. Poi io capisco che in certe situazioni sia complesso, però non è che dobbiamo prenderlo come riferimento di dire ok, allora c'è sicuramente un problema. Dovrebbe essere, come ho detto prima, un allarme che scatta nella nostra testa e ci fa andare a indagare meglio per evitare problemi peggiori. Una cosa c'è da dire, negli ultimi 2 mesi mi è capitato in più di un'occasione persone che mi hanno scritto chiedendomi come risolvere alcune difficoltà che avevano con i loro cavalli. Particolari difficoltà, no? Il cavallo che si muove quando salgo, il cavallo che tende a correre, il cavallo che ha un atteggiamento che si blocca, che tende a sgroppicchiare. Me ne è capitate almeno una dozzina di mail così negli ultimi 2 mesi. E io tendo sempre a rispondere alla stessa maniera a tutti in questi casi qua, che è quasi banale, però trova un po' una conferma in quello di cui stiamo parlando oggi. E io rispondo sempre a tutti che devono prima di tutto togliere qualsiasi possibilità di problematiche muscoloscheletriche. La prima cosa che si fa quando siamo di fronte a una situazione particolare in cui il cavallo inizia a avere un problema e fino al mese prima non ce l'aveva, andiamo a vedere se c'è un dolore, se c'è qualche cosa, facciamo fare una visita approfondita da un veterinario, da un osteopata, da qualcheduno che ci può dare un'opinione specialistica, perché se il cavallo ha difficoltà, per esempio quando monto sopra è nervoso, tiene la testa alta, tende a correre, potrebbe essere la sella. Fra l'altro la dottoressa Dyson ha verificato che, come tutti noi sappiamo oramai, o almeno insomma chi mi segue lo sarà sicuramente, la sella è un elemento veramente importante e là dove ci sono delle problematiche a volte vengano risolte o comunque diminuite tantissimo semplicemente cambiando la sella. Io mi sono visto un video documentario della dottoressa Dyson dove questa cavalla che aveva tutta una serie di problemi e aveva un indice abbastanza alto, solo cambiando la sella ha diminuito tantissimo questi indici e poi dopo sono andati a fare i blocchi e hanno verificato che c'era anche una zoppia dovuta a un tendine flessore profondo. Però già solo cambiando la sella l'indice si era abbassato notevolmente. Quindi capite quanto la sella a volte influisce sul comportamento del nostro cavallo. La sella e anche la capacità di rotazione della spalla. Nei miei corsi io lo faccio vedere, no? Quando si comincia a montare in sella faccio vedere quali sono i parametri che bisogna sempre tener di conto quando si mette la sella. Purtroppo lo so ragazzi che la sella costa tanto e tante volte è quello il problema, no? Cioè non vogliamo cambiare la sella perché magari abbiamo 2 cavalli e una sella sola e vogliamo mettere la stessa sella sia sull'uno che sull'altro. Oppure compriamo la sella quando il cavallo ha 3 anni, a 5 anni la sella non gli sta più, però noi non gli sta più nel senso comincia a avere dei problemi, ma noi non diamo pensiero alla sella perché siccome gli è sempre andata bene, pensiamo che possa continuare ad andargli bene. Però il cavallo nel frattempo è cresciuto, no? È come voler mettere un paio di scarpe a un bimbo e dopo un anno pensare che io gli posso continuare a mettere le stesse scarpe. Quindi è un po' quello il parametro di riferimento, cioè non c'è nulla che noi dobbiamo dare per scontato. Se c'è un problema di comportamento, la prima cosa che dobbiamo fare è escludere che ci sia un problema fisico. Come dicevo prima, ci sono 3 motori dentro il cavallo, mentale, emotivo e fisico. Possiamo pensare che sia un'abitudine, possiamo pensare che sia una
difesa, possiamo pensare che sia una questione di dominanza, il fatto che non faccia quello che gli stiamo chiedendo, oppure che ci faccia delle fughe improvvise o quant'altro, ma siamo sicuri che non sia originato da un problema fisico? Bene, siccome quello lo possiamo escludere facendoci aiutare da un veterinario, prima di tutto andiamo a escludere quello. Andiamo a escludere quello e se quello è a posto e è perfetto, andiamo a indagare, magari facendoci aiutare da un comportamentalista equino, per andare a capire se veramente ci possono essere dei problemi di dominanza oppure di emotività. Questo è quello che vi volevo dire un pochino nel video di oggi. Spero che sia tutto abbastanza chiaro. Lo so che non sarà chiaro, però mi immagino che arriveranno delle domande nei commenti. Fatemele pure volentieri e io cercherò di rispondere nella maniera più corretta e professionale possibile, andando eventualmente a leggermi un altro po' di cose. Tanto a me, chi mi conosce lo sa, mi piace studiare, mi piace leggere queste cose qua perché ci arricchiscono sempre e quindi sono ben felice di portarvi altre informazioni in merito. E adesso prendo due commenti che mi sono stati fatti negli ultimi giorni e rispondo. Allora, il primo di questi commenti riguarda sempre il video sull'alimentazione del cavallo e la Laura mi chiede: grazie Sergio, sempre molto interessante, come ti regoli per fieno e acqua per cavalli in trekking lunghi, per esempio di una settimana? Non sempre è possibile far arrivare tutto via terra nei rifugi e a portarseli dietro servirebbe un carro, ma ho visto cavalli che non vogliono saperne di bere acqua a cui non sono abituati. Bene Laura, è vero, ci è capitato anche a noi. Quando organizzavo i trekking io insieme a mia moglie, noi ci facevamo sempre accompagnare da una macchina d'appoggio, cioè non accompagnare per senso della parola, però avevamo a metà giornata e la sera sempre una macchina di appoggio e comunque era una macchina d'appoggio con un carrello dietro che ci serviva sia da ambulanza in caso che un cavallo si facesse male, come una volta è successo, sia proprio per trasportare stagne di acqua, perché mi è capitato in un paio di occasioni in cui il cavallo uno dei cavalli del gruppo non beveva, o meglio non beveva a sufficienza, e in quel caso lì ci siamo portati l'acqua, varie stagne da 25 litri, per riuscire a farla beverare. Ora è ovvio che magari su 8 cavalli, noi eravamo una decina di cavalli, ce n'era uno che non beveva, difficilmente tutti non bevono, e anche questo si è sbloccato dopo il secondo giorno, per cui a volte è semplicemente un po' di, bisogna dargli un pochino di tempo come in tutte le cose e alla fine il cavallo si abitua. Per quanto riguarda il fieno invece è un problema. La cosa che si può fare è, come a volte alcuni nostri amici hanno fatto, è procurarsi il fieno croc, il fieno wafer, e dare il fieno wafer, iniziare a dare il fieno wafer un mesetto prima della partenza per il trekking, in modo da fare abituare il cavallo al fieno wafer, quindi fieno wafer e fieno normale, fieno wafer e fieno normale, e poi durante il trekking gli viene somministrato il fieno in wafer. E anche lì però se c'è la possibilità di avere dei posti, dei punti tappa dove o in precedenza io vado a portare questi sacchi di fieno oppure ce li porto appunto come dicevo prima con una macchina d'appoggio, dei ballini, sono ballini da 20-25 kg, io me li porto dietro per la durata del trekking. Questo chiaramente se io penso di non avere un fieno adeguato durante il trekking. Vi spiego meglio: se io vado a fare un trekking in una regione tipo, che ne so, da qui che sono toscano, vado a fare un trekking in Trentino Alto Adige, è chiaro che troverò un fieno completamente diverso rispetto a quello che sono abituati a mangiare i miei cavalli qui, perché loro hanno proprio un tipo di fieno essiccato in maniera diversa, eccetera eccetera. È possibile che abbia dei problemi. Allora a quel caso lì magari me lo porto. Ma se io vado, qui nella nostra zona, siamo nella zona tra Pisa e Firenze, se io vado a fare un trekking a Pontedera o vado a fare un trekking a Siena, non è che trovo una grande differenza tra il fieno che è qui e il fieno che è a Siena. Più o meno gli agricoltori in Toscana fanno il fieno più o meno tutti alla stessa maniera, seminano più o meno tutte le stesse piante e lo essiccano tutti più o meno alla stessa maniera. C'è differenza ovviamente perché il fieno è cresciuto in posti diversi, però non è una grande differenza tale per cui mi fa pensare che il cavallo non me lo mangi, mi possa andare in colica, eccetera, eccetera.
Per cui insomma tutto va valutato con un pochino di testa. Maria Giuseppina mi scrive: ciao Sergio, la mia cavallina a mano sinistra si irrigidisce soprattutto nel collo, cade di spalla, diventa pesante sulla mano e si fa molta fatica a stare nella sella. Cosa mi consigli? Come gli ho già scritto, fra l'altro, però volevo dirvelo a tutti perché mi sembra doveroso, la prima cosa che ti consiglio è di fargli fare una visita dall'osteopata. E qui mi riallaccio al discorso che si diceva prima. Purtroppo le problematiche muscoloscheletriche sono quelle che vanno per prime verificate e eventualmente, se ci sono, messe a posto, o se non ci sono, preso atto che non ci sono, e quindi si va a cercare da qualche altra parte. Ma non vi ostinate a pensare che se il cavallo si irrigidisce da una parte sola, vi casca di spalla, eccetera eccetera, sia sempre e solo per colpa del cavallo e che quindi bisogna che vada a tirare fuori dal cilindro una soluzione tecnica per cui lo metta a posto. Prima si va a verificare che non ci siano dei problemi e dopo eventualmente si va a chiedere consiglio per andare a correggere una postura. Ricordatevi che potrebbe essere anche una postura dovuta da noi, che magari noi non abbiamo le staffe della stessa lunghezza, magari siamo storti sopra, perché magari dobbiamo andare noi dall'osteopata perché abbiamo una gamba più lunga e una gamba più corta. Possono essere tante le motivazioni per cui noi andiamo a causare un problema al cavallo. Ok, quindi prima di tutto si scongiura il fatto che ci sia un problema muscoloscheletrico sul cavallo. Dopo si va a verificare se c'è un problema magari sulla sella, su noi come montiamo, oppure se dobbiamo utilizzare una tecnica per aiutare il cavallo a capire meglio quello che noi vogliamo che lui faccia. Spero anche questa volta di aver portato un contenuto di valore. Se fosse così, condividetelo con i vostri amici, mettete un like, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world